Buongiorno e benvenuti nel corso di formazione sull'agricoltura sociale di tipo inclusivo. L'obiettivo di questa prima lezione è quello di dare alcuni elementi sull'organizzazione della formazione stessa, sui contenuti dei diversi moduli e anche fare una piccola presentazione dei docenti che incontrerete. Gli obiettivi della formazione che state per iniziare riguardano sicuramente l'aumento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze sull'agricoltura sociale e questo vuol dire che verranno presentati dei contenuti che riguardano sia le finalità che le attività, ma anche le politiche e e gli strumenti dell'agricoltura sociale. Però un altro obiettivo molto importante è quello di creare un gruppo di formatori dell'agricoltura sociale e poi a cascata, diciamo così, di operatori. Non è un obiettivo secondario, ma è uno degli obiettivi più importanti di questo progetto che mira proprio a aumentare sì le competenze, ma aumentare anche le relazioni fra i diversi professionisti che si occupano di agricoltura sociale ad aumentare queste competenze nel territorio, nei diversi territori coinvolti attraverso appunto un'operazione di formazione dei formatori prima e degli operatori dopo. Verranno quindi fornite anche degli elementi per progettare la formazione degli operatori successivamente e fra i contenuti specifici troverete anche degli elementi per costruire, per disegnare, progettare anche gli interventi di agricoltura sociale. E prima di vedere i contenuti di questa attività formativa, vi darò qualche informazione sui formatori che sono coinvolti in queste lezioni. Come sapete, il corso prevede una parte di lezioni online che sono realizzate da Francesco Basset, Patrizia Borsotto, Marco Gaito, Rita Jacopo e da me, Francesca Giarè. Siamo tutti ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, che è un grande centro di ricerca in agricoltura organizzato in 12 centri di ricerca, uno dei quali si chiama Politiche e Bioeconomie ed è il centro a cui afferiamo tutti noi nel quale realizziamo fra le varie attività anche analisi e ricerche sull'agricoltura sociale. Ci saranno poi invece dei momenti formativi in presenza e i docenti in questo caso saranno Salvatore Stingo, che è il presidente della cooperativa agricola Agricoltura Capodarco e dal team della cooperativa stessa. Allora, due parole su ciascun docente, dei docenti che faranno le lezioni online, iniziando iniziando appunto da me, la mia area di competenza, diciamo così, include sia le politiche agricole rurali, ma anche quello che viene chiamato sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura, ACHIS, forse è un termine che avrete già sentito, l'agricoltura sociale, la sicurezza alimentare e anche le politiche del cibo. In particolare mi occupo di agricoltura sociale da oltre 20 anni e ho realizzato molte ricerche e analisi sia di esperienze, di casi studio, ma anche con metodi di tipo diverso, quindi con indagini campionarie, con questionari per cercare di capire quali sono le caratteristiche dell'agricoltura sociale e non ultimo ho collaborato con alcuni degli altri docenti che ci sono nel corso con altre persone anche a valutazioni dell'agricoltura sociale. Proprio in quanto esperta di agricoltura sociale sono anche docente nel master che l'Università di Tor Vergata di Roma realizza sull'agricoltura sociale ormai da molti anni.
In questo corso di formazione in particolare mi occuperò delle lezioni che riguardano la definizione, gli approcci, anche l'evoluzione dell'agricoltura sociale, le differenti attività e la presentazione di alcune esperienze. Farò poi alcune lezioni che riguardano gli aspetti di politica e legislativi, altre lezioni che riguardano un po' il ruolo dei formatori, qualche strumento per la formazione, così come darò un piccolo contributo agli aspetti che riguardano diciamo sì, l'organizzazione dell'attività e la definizione delle attività di formazione che poi dovrete fare con gli operatori, dando qualche elemento che riguarda anche gli strumenti, e in ultimo mi occuperò di una lezione sull'analisi dei bisogni nel modulo che riguarda la progettazione degli interventi di agricoltura sociale. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Francesco Basset, sono un ricercatore presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e afferisco al Dipartimento di Politica e Bioeconomia. La mia area di interesse include la ricerca nelle policy di sviluppo rurale, nell'innovazione sociale e nell'agricoltura sociale, con una particolare specializzazione sulle metodologie di impatto sociale. Infatti all'interno del mio dottorato ho studiato molto la valutazione dell'agricoltura sociale. All'interno di questo corso vedremo insieme diversi moduli, tra cui la mappatura degli stakeholder, la creazione di reti e partnership per l'agricoltura sociale, la valutazione di progetti di agricoltura sociale guardandone prima gli approcci e metodi e poi dei risultati specifici, la teoria sulla valutazione di impatto e la costruzione del business plan. Buongiorno a tutte e tutti, sono Francesco Basset, sono un ricercatore presso il CREA, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, e in particolare afferisco al Dipartimento di Politica e Bioeconomia. Le mie aree di interesse all'interno del mio lavoro di ricerca sono le policy di sviluppo rurale, l'innovazione sociale, l'agricoltura sociale e la valutazione di impatto sociale. In particolare all'interno della mia carriera di ricerca il focus è stato incentrato particolarmente sulla valutazione dell'agricoltura sociale e sui diversi strumenti di valutazione di impatto che possono essere utilizzati per valutare gli impatti dell'agricoltura sociale. All'interno di questo corso vedremo insieme le lezioni per quanto riguarda la mappatura degli stakeholder, la creazione di reti e di partenariati, la valutazione dei progetti di agricoltura sociale guardandone gli approcci e metodi. Tratteremo in generale il tema della valutazione di impatto sociale e offriremo alcuni esercizi, esempi numerici di valutazione sull'agricoltura sociale. Inoltre faremo una lezione per quanto riguarda una costruzione del business plan. Buongiorno, sono Patrizia Borsotto e sono un ricercatore presso il Centro Politica e Bioeconomia del CREA. In particolare sono un economista agrario e il mio ambito di ricerca riguarda la valutazione delle politiche pubbliche con particolare riferimento alle politiche legate allo sviluppo rurale, all'agricoltura e alle food policy, ma mi occupo anche di tutto quelle che sono i cambiamenti che le aziende agricole stanno registrando nel corso degli anni, quindi tutto quello che concerne la multifunzionalità delle aziende agricole, così come gli aspetti legati all'innovazione con un focus particolare sull'innovazione sociale. In questo mio presentazione mi occuperò dei moduli legati alla progettazione di un'azienda agricola, degli aspetti legati alle strategie per la sostenibilità economica e sociale dell'agricoltura sociale, così come il coinvolgimento del territorio nelle realtà di agricoltura sociale. Buongiorno, io sono Marco Gaito, tecnologo presso il Centro di ricerca Politica e Bioeconomia del CREA. Sono un economista agrario che si occupa di politiche agricole e in particolare della valutazione delle politiche di sviluppo rurale, del loro impatto sul territorio e sulle aziende.
I miei temi di ricerca sono la sostenibilità economica e sociale delle imprese agricole, l'analisi delle filiere agroalimentari, lo studio dell'agricoltura sociale e l'impatto che hanno i cambiamenti climatici sulle aziende agricole e sui territori. In questo corso mi occuperò di 3 moduli, in particolare le tipologie di accordi che possono fare le imprese di agricoltura sociale, l'importanza delle risorse economiche e delle fonti di finanziamento e l'importanza del marketing e della comunicazione per la valorizzazione dei prodotti e dei servizi delle imprese agricole sociali. Sono Rita Iacono e faccio parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura, in particolare afferisco al Centro Politiche e Bioeconomia e da diversi anni mi occupo di agricoltura sociale, politica di sviluppo rurale e anche di innovazione. Gli argomenti e i moduli che vedremo insieme riguardano le attività dell'agricoltura sociale per le comunità locali, gli attori dell'agricoltura sociale, in particolare poi anche le attività, i ruoli e le funzioni negli interventi di agricoltura sociale e la sicurezza sul lavoro per le persone fragili. Veniamo ora ai contenuti della formazione. Questo percorso formativo prevede circa 20 ore di formazione online, 10 ore di formazione in presenza e 10 di studio individuale attraverso i materiali che vi verranno forniti. È costituito da 4 moduli articolati con delle lezioni specifiche. Il primo modulo ha una durata di circa 6 ore, un po' di più di 6 ore, online, più altre 5 in presenza e 5 ore di materiali, ed è focalizzato sull'agricoltura sociale nel contesto europeo. C'è un secondo modulo che invece offre degli strumenti per i formatori, che è costituito da 3 ore di lezione online più 3 di materiali. Il quarto modulo riguarda invece la progettazione di interventi di agricoltura sociale e prevede 8 ore di lezioni online, 5 in presenza e 2 di studio con i materiali che vi verranno forniti. E in ultimo c'è un modulo che riguarda argomenti, come dire, pratici, quindi ad esempio la sicurezza sul lavoro, ma non solo, le risorse economiche e altri elementi appunto più operativi, che prevede 3 ore di lezione online. Come vedete, accanto alle ore che riguardano la durata delle lezioni online c'è un simbolo che indica circa, perché è molto difficile calibrare la durata di una registrazione di una lezione online, quindi troverete alcune lezioni che vanno un po' oltre quello, il tempo che avevamo definito, e qualcuno che magari dura qualche minuto in meno, però sommando, diciamo così, i diversi interventi online avrete circa 20 ore di lezione che si sommeranno appunto a quelle in presenza e allo studio individuale attraverso i materiali che vi verranno forniti, che saranno di tipo cartaceo, diciamo così, quindi documenti, esperienze, eccetera, ma anche dei documenti video, delle registrazioni di casi, ad esempio, che potrete vedere, che vi forniranno conoscenze aggiuntive rispetto ai temi che sono stati individuati per questo percorso formativo.
Vediamo un po' nel dettaglio. Nel primo modulo, che riguarda appunto l'agricoltura sociale nel contesto europeo, avrete alcune lezioni che cercheranno di fornirvi indicazioni sulle diverse definizioni di agricoltura sociale, ma soprattutto sui diversi approcci, perché all'interno dell'Unione Europea troviamo sicuramente esperienze, pratiche differenti che però possono essere, come dire, ricondotte ad approcci riconosciuti anche dagli studiosi che si occupano di agricoltura sociale, che ci aiuteranno a capire anche come si è evoluta l'agricoltura sociale nel tempo. Vi verranno poi presentate diverse attività di agricoltura sociale con l'indicazione di alcune esperienze che forse chiariscono meglio il tipo di attività realizzate. Ci saranno poi alcune lezioni sugli attori che si occupano di agricoltura sociale, perché sappiamo che sono attori anche molto diversi, e sulle relazioni fra questi attori, quindi anche un accenno a possibili protocolli, contratti, insomma tipologie di relazione fra gli attori. E non ultimo ci sarà una parte che riguarderà invece le normative e soprattutto le politiche che sono a supporto dello sviluppo dell'agricoltura sociale. Il secondo modulo invece riguarda i formatori ed ha l'obiettivo di esplicitare il ruolo che i formatori avranno all'interno del progetto, ma anche dare delle indicazioni su come costruire poi la formazione che dovrà essere realizzata, presentando degli approcci e degli strumenti per la formazione. E non ultimo verranno date le indicazioni sulla valutazione della formazione. Il terzo modulo riguarda invece la progettazione degli interventi di agricoltura sociale e sarà articolato con diversi contenuti molto importanti, a partire dall'analisi dei bisogni, che è fondamentale per capire che tipo di intervento di agricoltura sociale può essere realizzato, la mappatura degli stakeholder, perché è fondamentale costruire un intervento di agricoltura sociale insieme agli attori del territorio che hanno diverse competenze dal punto di vista istituzionale, diciamo così, e dal punto di vista proprio delle capacità, delle conoscenze, come creare dei networks che siano efficaci per affrontare il problema evidenziato con l'analisi dei bisogni, come organizzare una realtà di agricoltura sociale in modo che possa essere capace di svolgere le attività e soprattutto essere inclusiva. Ci saranno poi alcuni contenuti che riguardano sostenibilità economica e sociale, il coinvolgimento delle comunità e dei territori e inoltre una parte che riguarda la valutazione degli interventi di agricoltura sociale. L'ultimo modulo riguarda questioni pratiche, le abbiamo definite in questo modo, ci riferiamo in particolare alla creazione di un business plan, la questione delle risorse economiche, di come cercare risorse economiche per realizzare un'attività di agricoltura sociale, ma anche questioni che riguardano la sicurezza sul lavoro, che è un tema di cui ci dobbiamo far carico sempre, ma in particolare quando lavoriamo con persone particolarmente fragili. E poi ci saranno dei contenuti che riguardano la comunicazione e il marketing. Detto questo, vi auguro buon lavoro e tenete conto che oltre ad avere i materiali delle lezioni avrete appunto dei materiali aggiuntivi e anche, sono sicura, la possibilità di contattare i docenti e i partner del progetto per avere ulteriori chiarimenti. Buon lavoro!